Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come verniciare una bicicletta. Questa è la terza fase di un progetto che ho iniziato 2 video fa. Qui sopra troverete il collegamento agli altri video, così vedrete come arrivare a questa fase. Abbiamo una prima fase in cui abbiamo smontato completamente la bicicletta, una seconda fase in cui l'abbiamo completamente pulita. Pulita vuol dire togliere il grasso, sporco, togliere anche la vernice, la vecchia vernice che era presente sulla bicicletta. E poi abbiamo questa fase di oggi, in cui andremo a verniciare completamente la bicicletta. Andremo a farla di un verde opaco il telaio, mentre per quanto riguarda i parafanghi e il manubrio andremo a farli nero, tutto quanto sempre opaco. Quindi adesso andiamo subito a procurarci il colore, vediamo cosa serve per fare questo lavoro, quindi quali prodotti servono per fare questo lavoro e mettiamoci subito all'opera. Allora andiamo a prendere i componenti per ordine di utilizzo. Prima di tutto il primer, eccolo qui, andiamo a prendere un primer, quindi l'aggrappante, quindi la base che andremo a mettere come fondo sul nostro pezzo da verniciare. Poi andiamo a prendere il colore, in questo caso come ho detto prima avremo 2 colori, un verde e un nero, infine la vernice finale, quindi un trasparente, nel nostro caso per esigenze di gusto un trasparente opaco, potrebbe essere tranquillamente anche un trasparente lucido, l'importante è che sia un trasparente. Andiamo poi a prendere i nostri pezzi da verniciare, la prima operazione da fare è quella di andare a mascherare tutte le parti in cui la vernice non deve andare, quindi ad esempio tutte quelle componenti che non devono essere colorate e tutte quelle componenti come in questo caso in cui la vernice proprio non deve entrare, come ad esempio il canotto di sterzo o tutte le parti filettate come ad esempio l'attacco per i pedali. Una volta che abbiamo mascherato possiamo andare a dare il primer o l'aggrappante. Mi raccomando, sempre indossate sempre la maschera quando fate questo lavoro, non fatene a meno, è molto importante. Il primer è quel componente che si dà come fondo su tutti i componenti. Esistono vari tipi di primer a seconda del materiale che andrete a verniciare. In questo caso abbiamo un primer per metallo. Io l'ho preso trasparente, ma vi consiglio caldamente di prendere un primer colorato, un grigio solitamente, che vi dà la possibilità di andare a vedere anche visivamente le parti in cui è stato dato il prodotto. Non saltate questa operazione perché è molto importante, altrimenti rischierete che la vernice poi piano piano andrà a sfaldarsi e a staccarsi dai componenti. Date il primer in tutte le parti da verniciare, quindi siamo partiti dal telaio, poi passiamo alla forcella e andremo ovviamente anche a darlo su tutti gli altri componenti che andremo a verniciare. Componenti che nei video precedenti abbiamo già trattato, quindi abbiamo pulito, abbiamo sgrassato e abbiamo scrostato, quindi devono essere privi di vernice. Ecco, questo è un banchetto mobile che ho realizzato per fissare i pezzi. Se il telaio e la forcella sono facili da mantenere con un cavalletto, tutti questi altri piccoli pezzi, come ad esempio i parafanghi e i pezzi di supporto, sono molto più scomodi. Ecco qui, adesso andiamo a vedere la bici per capire bene dove andare a colorare. Allora, più bella pulita. Come vedete questa bicicletta qui nella parte vicina al canotto di sterzo ha queste lavorazioni in rilievo. Io ho deciso di farle nere. La bicicletta verrà fatta completamente verde opaco nella parte del telaio. Questi piccoli componenti invece verranno fatti neri e ho deciso di far partire una linea nera che va dal canotto di sterzo fino al reggisella. Adesso vedremo anche come fare. Ecco qui, adesso andiamo a mascherare tutte le parti che non devono essere verniciate di nero, quindi usiamo la nostra carta da carrozziere, quindi il nastro carta gommata, e andiamo a mascherare tutti i componenti. Il primo colore che andrò a dare è il nero e il verde. Successivamente passeremo al nero in queste piccole componenti, quindi andiamo a mascherare tutte le parti vicine al canotto di sterzo e andiamo a creare il profilo che come vi ho detto prima andrà lasciato nero. Operazione di precisione, fate attenzione. Per fare questo lavoro ho deciso di usare questo nastro per mascheratura, un nastro apposito, è malleabile e flessibile, quindi potrete dargli anche determinate curvature se ne avrete necessità. E poi ovviamente il nastro di carta gommata, che è quello più robusto, più resistente, che andrà anche di sezione maggiore, quindi andrà a coprire le parti che devono essere preservate.
fasi non è necessario usare la maschera perché non vengono utilizzati nessun tipo di prodotto. Però adesso passiamo alla verniciatura e mi raccomando la maschera. Iniziamo col verde, come vi dicevo prima. Quindi questi colori all'inizio saranno trasparenti, saranno lucidi, però poi una volta che daremo il fondo opacizzante diventeranno appunto opachi, come vogliamo, come io voglio in questo caso. Mi raccomando, il colore vi consiglio di darlo in più mani, sporcando semplicemente i pezzi. In questo caso io sono stato molto generoso con la vernice e si andrà ad aggiungere un'operazione che vedremo successivamente. Però voi contenetevi, quindi date la vernice poco per volta, deve essere semplicemente sporcato, come un alone di verde o del colore che decidete. Io invece ho abbondato e il colore è già bello verniciato così. Fate attenzione perché la vernice è particolarmente liquida, quindi se abbondate troppo con le varie mani, senza aspettare che si asciughi tra una mano e l'altra, andrete ad avere delle colature che sono veramente orribili, oltre al fatto che se c'è un eccesso di vernice quella andrà a non asciugarsi e rimarrà sempre leggermente gommoso, quindi verrà fuori un effetto veramente schifoso. E infatti così ho fatto nella prima mano e adesso è necessario andare a carteggiare con attenzione tutta la verniciatura appena fatta per andare a rimuovere tutte quelle che sono le gocce che si sono andate a creare. Ecco qui, usiamo due tipi di carta, prima una carta 100 con una grana abbastanza importante, non eccessivamente perché non dobbiamo ritornare al metallo, dobbiamo semplicemente levigare tutte quelle parti che sono un po' in rilievo. Ecco, come vedete, come passo la carta si vedono tutte le venature create dalla colatura della vernice. Quindi prima una grana 100 e poi andiamo a rifinire il lavoro con una grana un po' più sottile, usiamo una grana da 100, giusto per andare ad allisciare le parti. È importante fare questa operazione perché oltre a essere necessaria per rimuovere le parti brutte esteticamente, è necessario farla, ecco qui grana 400, è necessario farla anche per preparare le parti alla seconda mano di verniciatura. Nelle bombolette trovate sempre i tempi di posa tra una mano e l'altra, quindi aspettate sempre il tempo di riposo che c'è tra una mano e l'altra da dare, altrimenti la vernice sarà fresca e andrete soltanto a far colare. Adesso rimettiamo la maschera e andiamo a dare una seconda mano, sempre con attenzione, senza esagerare per evitare nuovamente colature come nel caso precedente. Adesso passiamo ai parafanghi. Per i parafanghi ho deciso al contrario di dare una piccola linea verde nella parte centrale, quella dove c'è la modanatura. Quindi andremo a mascherare come abbiamo fatto col telaio la parte centrale e andremo poi a dare la prima mano di colore, in questo caso nero, perché i parafanghi, così come il manubrio, verrà fatto nero. Anche in questo caso fate attenzione, sporcate semplicemente i pezzi. Ecco così, una leggera velatura. Poi anche qui ho abbondato, però voi date giusto una leggera velatura. La cromatura è molto delicata da verniciare, quindi mi raccomando trattatela bene con il primer. Prima di tutto dovete grattarla come nel video precedente, quindi andare a rimuovere il primo strato. E poi andate a dare una mano di primer, una o due mani di primer sarebbe meglio. E poi andate a verniciare, senza esagerare sempre. Quindi andiamo a verniciare tutto, i ferretti di supporto del parafango e il portapacchi. Mi raccomando, fate attenzione se fate il lavoro al chiuso, come nel mio caso, cercate di avere sempre una fuoriuscita d'aria, in modo che l'ambiente possa ossigenare. Io infatti tra una mano e l'altra ho aspettato parecchie ore, proprio per evitare che l'aria fosse irrespirabile, perché comunque per quanto si possa usare la maschera, è sempre meglio evitare di stare troppo tempo in ambienti chiusi in cui è presente appunto la vernice. Ecco, questo piccolo banchetto di supporto mi permette di tenere i pezzi sollevati, quindi non appoggiandoli per terra, e dritti per facilitarmi le operazioni di verniciatura.
I parafanghi sono veramente scomodi da tenere, così come il manubrio. Invece con questo piccolo piano di supporto riesco a verniciarli senza doverli tenere in mano. Se doveste tenere i componenti in mano, ricordatevi sempre di usare dei guanti, oltre alla maschera ovviamente. E adesso ritorniamo al telaio. Come vedete è completamente verde, quindi andiamo a rimuovere la carta. Qui abbiamo già dato 2 mani. Andiamo a togliere quella carta che serviva per mascherare e come vedete qui viene fuori nuovamente la parte di vernice, la parte non verniciata, quindi il metallo. Quindi adesso per poter riempire quella parte lì dovremmo andare a fare l'operazione opposta, quindi andare a mascherare le parti già verniciate in modo che la vernice nera non vada a coprire il verde, e poi potremo andare a dare il nero sulle componenti che devono diventare nere. Ecco qui, rimuoviamo tutta la mascheratura fatta in precedenza. E andiamo a creare la nuova maschera, quindi ripassiamo nuovamente il nastro per mascheratura. In questo caso andremo a appoggiarlo direttamente sulla parte verde. Questo è un piccolo bordo, poi ovviamente bisognerà usare della carta gommata da aggiungere per andare a creare più spessore e andare a coprire tutta la parte verniciata. Ripeto, questa è puramente una scelta personale, quindi è un gusto mio, non è niente di obbligatorio ovviamente fare questo tipo di operazioni. Se volete un telaio completamente dello stesso colore, non dovete mascherare niente, a parte ovviamente le componenti che poi dovranno essere preservate, come il canotto di sterzo. Ecco qui, adesso andiamo a dare il nero. Come sempre, senza esagerare, in più mani se possibile. Ovviamente adesso voi vedete tutto nero, ma è andato a colorare, oltre alla parte che deve essere verniciata, anche ovviamente la carta gommata. Infatti vedete, togliamo la mascheratura e avremo telaio verde e linea nera, oltre alle parti che andranno vicine al canotto di sterzo e alla forcella. Quindi anche in questo caso diamo sempre 2 mani di nero, 2 o più mani di nero insomma. Poi andiamo a ripulire e andiamo alle rifiniture adesso. Anche in questo caso andiamo a dare una piccola carteggiata in modo da pulire la parte che magari è leggermente colato, quindi usiamo una carta da 400, quindi non dobbiamo andare a rimuovere la vernice perché qui non ci sono colature. Andiamo semplicemente a levigare in modo da preparare le parti all'ultima operazione, ovvero quella in cui andiamo a dare il trasparente. Dare il trasparente è molto importante perché va a preservare i colori. È una lacca, in questo caso opaca, per nostra scelta, per andare a rendere la bicicletta opaca. Uno smalto, che però andrà a proteggere la vostra vernice, è molto importante, altrimenti è facile che la vernice salti via o comunque venga danneggiata. Quindi andiamo adesso a dare il trasparente, quindi l'ultima fase. Anche in questo caso in più mani, e anche in questo caso sempre con la mascherina, mi raccomando. Allora ragazzi, per questo video io ho deciso di non farvi vedere subito come andrà a finire il lavoro, anche perché adesso questo telaio deve riposare. Quindi ti aspetto nel prossimo video per vedere com'è il risultato finale, quindi continua a seguirmi. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace qui sotto, iscriviti al mio canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni, e anche ovviamente per sapere quando pubblicherò il nuovo video. Mi raccomando, lascia un commento qui sotto se tutto quello che hai visto ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, o se hai fatto anche tu lo stesso lavoro che ho fatto io. Per adesso buon proseguimento.